cioè te l'hanno detto in tutti i modi, lo vedi, c'è divieto di sosta, camper e roulotte. È vero che a noi sembra, però se poi ci trovi la multa. Giù come le zucche! Mamma mia, mi vedete provato? Che fatica! Bella cittadina, bella città grande, perché non è una cittadina sul mare, ma un traffico bestiale. Siamo a Cusa d'Asi, ci siamo spostati dopo aver visto le antiche rovine di Efeso. Ci siamo spostati lungo la costa e abbiamo attraversato già un lungomare molto bello e anche affollato, senza trovare un solo angolo dove fermarsi. Esatto. E meno male siamo fuori stagione, pensa te nel clou dell'estate, qua tutti i turchi al mare, mamma mia. Oltretutto c'erano anche divieti di sosta per i camper, quindi noi abbiamo proseguito, anche perché dobbiamo comprare un po' di roba da mangiare. Sì, perché il frigo piange, veramente è vuoto, e quindi dobbiamo fare un bel po' di spesa. Abbiamo individuato un Carrefour bello grande, siamo arrivati lì facendo delle salite e delle discese così, sembra di essere a San Francisco, una roba allucinante, però arrivati lì barra 1,80 m, quindi niente. Che anche questa, boh, noi non la capiamo, non vogliamo far polemica perché non ce la facciamo fisicamente al momento, dopo i chilometri che abbiamo fatto. Però se venite qua con il camper sappiate che lì non c'entrate. Quindi evitatevi la fatica. Perché mettere la sbarra a 1,80 m d'altezza che tra poco ci batte la testa? Tra poco io ci picchio la testa. Un essere umano. Voglio dire, devi preservare il parcheggio per non farci dormire i veicoli, metti una sbarra aperta che quando chiude il supermercato la sbarra viene chiusa e si svuota il parcheggio. Questa cosa non si vuole capire e noi lì i soldi non glieli portiamo. Infatti siamo andati dal vicino supermercato, cioè abbiamo parcheggiato davanti al vicino supermercato che si chiama... Nome impronunciabile. Stepso. Ah, Stepso, vabbè, facile. Mai visto e sentito, la prima volta che incontriamo questo marchio e ora lo proveremo, vediamo cosa hanno. Andiamo a fare un po' di spesa. Madonna, ma è gigantesco. Ragazzi, è un supermercato all'ingrosso. Allora, 112 lire sono 3 euro. Queste 120 lire sono 3, quasi 4 euro, 3-4 euro. Qui è tutto big, ci vengono con i ristoranti a fare la spesa. Presumo, guarda le uova con che confezioni. Allora abbiamo lo scumbru, però lo scumbru, lo sgombro, lo scumbru, lo scumbru, no, è lo sgombro, è lo sgombro. È vero. 137 lire sono 4 euro per un chilo di sgombri. Mi sembra buono, Mi sembra buono. Molto buono. Questi sono i calamari, 155 quant'è? Sono 4,50 euro i calamari. Buono sarebbe. Sono un chilo di calamari, Prendiamo un po' di pisellini. 40 lire. 40 lire, 3x4, 12, 1,20 euro. Qui c'è anche la super mozzarella per la pizza. Ma quanto ce ne fai con questa? Guarda qui. Anche questa, Mo. Oppure la mozzarella. Ma cos'è per la pizzeria che la vende? Mamma mia. No, è troppa. 400 lire sono praticamente 12 euro di mozzarella. Qui abbiamo una lunga selezione di latti, 1 euro al litro. Se no c'è questo da 29. Abbiamo anche il sugo Barilla all'arrabbiata, 80 lire, 3 per 8, 24 e 2,40 euro.
Però se ne compriamo 5 costa 76 lire, se ne compriamo... no, questo è fino a 5 e questo è più di 5. Mi voglio prendere anche un bel barattolo di Nutella, 70 lire, 7 per 3, 21, 2,10 €. Basta fare per 3 e dividere per 100 per capire i prezzi. Dai, ma pure le tagliatelle c'hanno. Costa 80 lire, 3 per 8, 24, 2,40 €. Non è poco, però insomma ci sta. Però abbiamo anche le tagliatelle Veronelli. E potremmo prendere questi. Qui abbiamo i ceci, guarda. Ci sono anche in busta, guarda così. Questi ceci vanno bene? Sì, peccato che guardate che confezione super gigante. Perché secondo te questo è gigante e ora te le faccio vedere io quelle giganti. Guardate qua che secchiate di roba. Cioè, ma questi sono veramente la competizione. Cioè, quanto è? 4 kg. 4 kg di pomodoro per fare la pizza. E qui addirittura ne abbiamo 9 kg. Sembra un barattolo di vernice. 9 kg di pomodoro. Qui abbiamo i sacchi di farina da 25 kg, ma sono un po' troppi. Questi sono da 10 kg, c'è anche il pacchetto da 1 chilo. Chissà questi come sono. Thank you. Bye bye. Thank you, bye. E quindi alla fine questa spesa ci è costata 28 € l'equivalente. 28 La cosa euro. bella? Ma la cosa bella, ragazzi, è la ricevuta, che è stampata con la mitica stampante ad aghi. Ma volete mettere? Guarda qua. Vado. Guarda lì. Guarda là. Guarda là, tutto allagato. Hanno un po' di problemi con le fonti. Mamma mia. Quanto ha piovuto? No, guarda là. Buongiorno ragazzi, come vedete stamani ci siamo svegliati sotto al diluvio universale, strade allagate. È da ieri che c'è questo meteo e non stiamo più caricando energia, anche perché ora gli spostamenti ultimamente sono un po' ridotti. Allora abbiamo cercato su Par4Night, abbiamo trovato questo outlet, questo gigantesco centro commerciale, il Novada Outlet, che ha, pensate un po', tutta questa fila di parcheggi dedicati ai camper, ai caravan, completamente gratuito. Non solo possiamo caricare l'acqua dai rubinetti, ma possiamo usufruire della corrente elettrica gratuitamente. Infatti qui accanto a noi c'è anche un van inglese che si è attaccato alla colonnina e noi abbiamo fatto la stessa cosa. Vedete, abbiamo attaccato la spina lì al quadro elettrico, passa il cavo sotto Charlie, abbiamo collegato la presa e in questo modo, grazie al nostro caricabatterie della Victron che abbiamo comprato in Grecia, possiamo ricaricare le nostre batterie. Tanta roba, Che giornata, Che però. giornata però. Io preferivo ricaricarle col sole. Quello sì, Se decisamente. non si può, va bene così, anzi, grande acquisto. No, pensate, nell'ultima settimana avevamo la batteria perennemente al 100%, ma anche perché ci siamo spostati tanto. Sì. Negli ultimi giorni abbiamo un po' rallentato e in più abbiamo trovato il meteo avverso. Vabbè, da ieri pomeriggio diciamo che sta piovendo, cioè stanotte è piovuto tanto. Noi pensiamo di passare qui tutta la giornata e la notte, anche perché oggi ha messo pioggia tutto il giorno e forse anche domani. L'unico neo, forse, la strada qui vicino. Sì, è proprio qui sopra. Però magari la notte si placa un po' il traffico. O poi vediamo per caricare, se è l'unico modo, soffriremo una notte. Ora vediamo, poi magari oggi viene un sole spettacolare. Esatto, intanto oggi ne approfittiamo per portarci un po' avanti con i nostri lavori e poi vogliamo vedere di capire se dentro al centro commerciale abbiamo una wifi gratuita per caricare anche i video. Sì, perché il problema è anche quello, se no non vedrete nulla. Se troverete un buco, temporale nella programmazione, questo sarà il motivo. Purtroppo non abbiamo giga illimitati. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno. Mi devo ancora svegliare un attimino, perché stamani è freddino. È freddo. E la cellulina ancora mi dorme. Allora, stiamo in questo momento lasciando il parcheggio dell'outlet, perché di fatto è un centro commerciale, si chiama Novada Outlet
pieno di negozi organizzatissimi, e hanno, come vi diceva Fede, questo parcheggio con un'ala dedicata, diciamo, ai veicoli ricreazionali. Quindi abbiamo potuto parcheggiare e campeggiare. Ci sono i rubinetti anche dell'acqua, quindi abbiamo potuto fare il carico. E cosa importante, c'è la colonnina, più di una per dire la verità, con la 220, quindi ci siamo potuti collegare alla colonnina 220 e quindi è andata benissimo, direi. Poi ieri ha piovuto tantissimo, ma oggi ci siamo svegliati con una giornata meravigliosa, con tanto sole. Ripartiamo per la nuova tappa. Sì, c'è stato solo un piccolo brivido perché è venuto a bussarci un poliziotto. È vero, ieri sera sul tardi avevamo cenato, stavamo preparando le cose per stamani, ci ha bussato un poliziotto e noi siamo saltati subito, ho detto no, ora ci mandano via, mannaggia, ci mandano via, no? Avevamo sistemato già tutto per la notte e invece praticamente il poliziotto ci ha chiesto i passaporti, perché loro non chiedono un pagamento di una cifra per stare qui in questa zona riservata ai camper, ma chiedono soltanto una registrazione. Però vabbè, diciamo che alla fine è un po' come dormire in un campeggio. Vi faccio vedere, quella è tutta la zona riservata, diciamo, ai van e ai camper, e c'è tanto di recinzione. Poi potete vedere, ragazzi, ci sono più roulotte che camper e van. La Turchia è un paese con tantissima presenza di roulotte, caravana. Tantissime ne abbiamo viste. Compatte. Piccole, compatte, ma ce n'hanno tanti. Le abbiamo viste tuttora in questo periodo invernale, diciamo, e siamo sicuri che d'estate ce ne saranno ancora di più. Mangia, mangia, guardate qua che è venuta a salutarci. Questa pagnotta che vuole giocare. Mi sembra anche un po' incinta a vederla così. Qui in Turchia ce ne sono tantissimi, come vi abbiamo detto, e la maggior parte, ora lei non ce l'ha, all'orecchio hanno una targhettina con un numero riportato. Pensiamo che sia tipo un numero di serie, che siano catalogati, perché magari vogliamo pensare che il governo turco monitori un po' la situazione di queste nascite, o meglio ancora curi anche questi poverini, questi randagi, insomma, in qualche modo. Eccoci qua, ragazzi, ci siamo spostati, siamo nel paesino di... Eccoci qua, ragazzi, ci siamo spostati nel paesino di Güzelçalmi, dopo aver attraversato varie strade un po' difficili perché qui siamo in una zona che d'estate sicuramente è turistica, ma in questo momento è piena di lavori in corso, quindi è un po' caotica. Purtroppo la giornata è anche molto grigia e anche fredda, come potete vedere dall'abbigliamento. Nei nostri spostamenti abbiamo cercato anche dei punti wifi gratuiti. Stiamo utilizzando un'app che si chiama Wi-Fi Map e ci permette di trovare wifi gratuiti dove poter collegare i nostri computer e caricare i video. Però abbiamo avuto un po' di difficoltà perché i segnali non c'era verso di prenderli, Sì. non c'era verso di connettersi. Quindi tra una ricerca e un'altra abbiamo deciso di visitare una grotta qui vicino, sempre che sia aperta, che sia accessibile, perché vorremmo visitare, perché poi è tutto allagato, ha piovuto ieri in maniera disumana, e quindi ci proviamo. Questo è l'ingresso.
hanno creato un bel vialetto pedonale per arrivare alla Zeus Cave. Seguiamo questo sentiero che ci porta a scoprire la grotta. Qui abbiamo anche un cartello illustrativo della grotta, che è in questa maniera, e del vicino parco. Questo è il parco. Noi siamo qui all'inizio, credo. Sì, che si chiama del delta la penisola si chiama Dilek. Questa è la penisola di Lek. E c'è un fiume e quindi c'è il delta. Non è pronunciabile. Sì, lo leggete. Buyuk Menderes. Questo è tutto il nome. Buyuk Menderes, delta. Sì, Milli Park, Milli chiamiamolo Park. Milli Park perché No, è si veramente complesso. Eccola qui ragazzi, la grotta, che è tutta blu, ovviamente quando ci batte il sole, ma oggi non c'è e quindi la vediamo tutta nera, è scurissima. Con un faretto, se te la illumino, no, No. Cioè non si percepisce la profondità perché deve essere di una trasparenza incredibile. La grotta è molto semplice da raggiungere, veramente un minuto di camminata, c'è questa scalinata di legno, ma non si può scendere giù e nemmeno fare il bagno. Non ci pensavo nemmeno a fare il bagno, guarda. Siamo di nuovo sul mare, intanto dietro cantano e dal minareto invitano alla preghiera e di fronte a noi abbiamo la Grecia, qui a Ha un tiro di schioppo. un tiro di nuotata. Ha un tocco di mano. Abbiamo la Grecia con l'isola di Samos. Gliel'hanno tolte tutte le isole alla Turchia. Sì, davvero. Più avanti, se non erro, un pochino più giù, c'è anche Rodi, che è greca, che è una delle perle della Grecia e è praticamente attaccata alla costa turca. Guarda qua. Qui abbiamo un bel pulmino turco camperizzato. Guardate che... Porca. Sì, c'è il tavolino apparecchiato dentro. Sì, con tutto il pannello solare e vi facciamo vedere l'ingresso del parco di cui parlavamo prima. Il Sorum Luk Sahasi Sonu Karayollari Deltasi Milli Park. Lascia perdere. Mamma mia. Che macchine che hanno questi turchi. Ora noi torniamo dal nostro Charlie, fa un freddo ragazzi, mi si sono congelate le mani. Sì. Bisogna tirare fuori niente. anche i guanti dall'armadio. I guanti ci vorranno. E niente, ora cerchiamo anche un posto dove accamparci per mangiare e facciamo un po' il punto della situazione perché abbiamo visto un paio di posti bellini da vedere, dobbiamo capire come arrivarci. Questo ragazzi è il pane che abbiamo comprato stamattina. Bello caldo. Qui in un paesino, nel paesino. Poi ci sono queste ciambelline con il sesamo che trovavamo anche in Grecia, non mi chiedete il nome perché non lo so. Sono sempre calde quelle, vero? Un pochino. Sì, un po' tiepide. Poi c'è questo burek, questi burek. con la carne, e queste ciambelline che non ho capito se sono vuote o se c'è pomodoro dentro, perché lui non parlava una parola di inglese e quindi ho fatto tutto a gesti. Qui abbiamo anche un bel vasetto di olive di Kalamata della Grecia e qui vi facciamo vedere il burek come è al suo interno, pieno con la carne, caldissimo, ustiona. Dovrebbe essere buono. È buono. E che strade Che strade! e che paesini. In effetti, diciamo. Allora mi sono fermata a far passare un po' di macchine, intanto tiro il fiato. È una fatica guidare per queste strade, perché è tutto un sobbalzo continuo. E Però tutti... spieghiamo perché abbiamo detto ai nostri amici che le strade della Turchia sono buone. Esatto, allora le strade sono buone, non buone, sono ottime, perfette. Parliamo di tutte le strade che uniscono i vari paesi, le varie città tra di loro. Ma quando entriamo dentro ai luoghi abitati, sia che si tratti di paesini, ma anche di grandi città, non hanno le strade asfaltate, ma tutte mattonellate con questi mattoncini, queste pietre, come si chiamano? Sì. E sono tutti sconnessi, pieni di buche, quindi un po' lo fanno forse anche per mandare le macchine più piano, Per rallentare il traffico. per rallentare il traffico.
un po' anche per la manutenzione, quindi mi immagino che si devono far passare dei tubi, dei cavi elettrici, anziché scavare e riasfaltare, possono agevolarsi il lavoro levando i mattoncini, facendo i loro lavori e ritappandoli. Però il problema è che il terreno poi gli cede, gli frana sotto e quindi vedete questi mattoncini, poi si creano degli avvallamenti e quindi vabbè, anche loro vanno abbastanza piano, è tutto un sali scendi così, sono smossi. È un paesino piccolo, questo. Sì, questo sì. E alla lunga poi quando piove si allaga tutto. Sì, perché anche il sistema fognario ci è parso di capire che non funzioni a meraviglia. Infatti abbiamo individuato un parcheggio, ora cerchiamo di raggiungerlo. E vai, che cosa vanno giù anche le. Questa, ragazzi, è una zona fortemente in via d'espansione dal punto di vista delle costruzioni. Abbiamo notato che stanno costruendo veramente in maniera pesante, un po' ovunque, anche su queste belle colline, purtroppo, aggiungo io, perché stanno da una parte scavando per ricavare i materiali, la ghiaia di costruzione, perché ci sono tante di queste colline veramente con le cave, insomma, mangiate, e dall'altra tantissime costruzioni, parte finite, sì, con i cartelli che si legge, insomma, sono in vendita, e altre in via di costruzione, quindi scheletri di questi palazzoni, villettine. Queste ad esempio sono nuove, l'hanno appena fatte e sono in vendita. Vedete, mettono gli uffici qua e praticamente e le vendono o tentano di venderle. Voglio augurare che non sia lassù. Io spero che ci si possa stare, però qui c'è il parcheggio. Ah, ok. Allora, stiamo percorrendo un tratto di autostrada che va verso l'interno, perché vogliamo vedere una zona molto importante, molto famosa. E nel fare questa autostrada ne abbiamo incontrate veramente di tutti i colori. Abbiamo trovato dei camion con le persone sopra il tetto, dei tir, cioè dei tir con le persone sul tetto, in autostrada, e fino a lì tanto, ma la cosa più imbarazzante, più strana, più incredibile, direi sconvolgente. Più sconvolgente è che abbiamo trovato due persone con una macchina contromano in autostrada che erano in seria difficoltà, perché infatti erano nella corsia di sorpasso. Qui siamo con 3 corsie per senso di marcia. Qui siamo con 3 corsie per senso di marcia, e quindi capite che la corsia di sorpasso, quella più a sinistra, è quella dove le macchine vanno più veloci, e c'era questa macchina contromano in seria difficoltà che stava viaggiando a bassissima velocità, tutta di lato contro il guardrail. Ora, se poi riusciamo a recuperare l'immagine dalla nostra dashcam, ve la mettiamo qui in sovrimpressione, ma noi veramente quando l'abbiamo vista ci siamo congelati il sangue, perché ti capitano queste cose veramente allucinanti. Ovviamente non stavamo filmando, la GoPro era spenta, e quindi per farvela vedere c'è la dashcam, vediamo se appunto recuperiamo quel tratto, però siamo rimasti un attimo sconvolti. Sì. Così proprio da noi c'è l'arresto immediato, cioè. Ma poi la cosa assurda è che in questo paese stiamo incontrando spesso macchine della polizia, agenti del traffico, gendarmeria, si chiamano in vari modi, però in autostrada non ci sono, e lì magari uno l'avrebbero potuto aiutare, perché sicuramente è stato un errore di missione. Certo. Ora non sappiamo come, perché l'autostrada a un certo punto si è divisa in 2 per i sensi di marcia, quindi eravamo anche proprio distaccati dalle altre 2 corsie che stavano andando nel senso opposto al nostro, quindi non abbiamo capito come possano essere infilati contromano in autostrada. Continua il viaggio delle sorprese. Abbiamo incontrato 2 dromedari lungo il nostro cammino
E poi è pieno di distributori che vendono il diesel sempre a meno, e noi si dice 37, cioè 37,50, 37,40 e ora siamo scesi a 36 lire, che sono quanto sono? 1,08 euro, 1,08 euro così, 0,8. 1,08 euro, ma vi rendete conto? Per ora 36 è il minimo. È il minimo che abbiamo trovato. Però purtroppo lo troviamo sempre quando noi abbiamo il pieno. Vabbè, noi si è messo comunque a 1,10 euro, 11 Sì, un po' di quindi centesimi. voglio dire. Però insomma ormai era diventato il toto numero, no? Ci stavamo divertendo a fare questa ricerca. E in questo momento il mitico Charlie compie 170.000 chilometri. Quindi ce n'aveva 121.000 quando l'abbiamo comprato. Quindi siamo a 49.000 chilometri. Oggi è un lungo viaggio perché stiamo facendo un grande spostamento, in parte lungo l'autostrada. Abbiamo fatto ora l'attraversamento di un altro casello e ci è apparso il pedaggio, sembra essere 9 lire. 9 lire turche. Praticamente 3x9 27, meno di 30 centesimi di euro. Cioè mi viene da ridere. Viene da ridere, viene. Ma è lungo il tratto, eh. Avevamo letto che sono praticamente estremamente economiche, ma non pensavamo così. Comunque noi abbiamo la nostra striscia HGS che vi faccio vedere. È questa qui, posizionata sul vetro, questa, che è collegata praticamente a un conto precaricato, a una cifra imposta. L'abbiamo precaricata, l'abbiamo già spiegata in qualche video fa. Sì, abbiamo caricato 75 lire e quindi diciamo c'è questo credito. Passando la maggior parte dei caselli che finora abbiamo sorpassato non ha il display e non ti dice di fatto quanto ti verrà scalato, quindi siamo sempre un po' nel dubbio. C'è un'applicazione, ma stiamo studiando ancora e dobbiamo capire bene come funziona per poter leggere il credito. Però questo qui, che è nuovissimo, praticamente c'erano ancora gli operai che lo stavano sistemando, lo devono aver inaugurato stanotte presumiamo. C'era una sola infatti corsia di immissione HGS e il display ci ha detto 9 lire turche, quindi qui abbiamo capito quanto costa questo tratto. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Dove siamo arrivati, ragazzi? Dove siamo arrivati? Ora si vede poco, non si capisce. Non si vede niente. Non si vede niente. Qualcuno forse avrà capito, ma per scoprire meglio cosa si cela dietro di noi dobbiamo aspettare domani. Domani, mi raccomando. Mi raccomando. Connessi sul nostro canale scoprirete la meraviglia alle nostre spalle.